Oggi ci troviamo in Toscana, per esattezza nelle campagne che circondano la città di Chiusi in provincia di Siena. Quello che vedi alle mie spalle è Borgo il Melograno. Tra qualche istante andremo a conoscere il suo nuovo proprietario, Mr. Paul Mazzolini. Quest'oggi ho il grandissimo piacere di intervistare Mr. Paul Mazzolini, icona degli anni '80 e massimo esponente della disco music italiana, a tutti noto con il nome di Gazebo. Grazie alla collaborazione con il nostro gruppo, Paul ha recentemente acquistato Borgo il Melograno. In questo momento, difatti, ci troviamo all'interno del casale del borgo, acquistato da Paul. Paul, innanzitutto, a nome mio e di tutta Great Estate, vorrei ringraziarti per averci accolto qui nella tua nuova residenza toscana. Tu sei un cantante, musicista, arrangiatore e produttore discografico e nel 2020 mi sono informata hai festeggiato i 60 anni. Proprio nel 2020, in occasione di un'intervista rilasciata alla stampa, hai dichiarato che il sogno della tua vita era quello di realizzare un borgo musicale in Toscana. Oggi, dopo l'acquisto del Melograno, puoi dire che questo sogno si sta trasformando in realtà? Beh sì, dai, è un sogno che mi porto appresso da quando sono bambino, no, ma sono giovane. Però a quei tempi sembrava impossibile, anche perché insomma, il lavoro era impegnativo e Roma era per me il centro di tutto. Poi con gli anni che sono passati, 60 appunto, ormai i miei figli sono grandi, cresciuti, ormai all'estero, ho trovato finalmente il tempo mentale di cercare seriamente questo sogno, di cercare di realizzarlo. Ero indeciso. Ne ho parlato con questo amico mio, Marco Zatterin, che è il vice direttore della stampa, e lui così, facendomi una sorpresa, il giorno dopo hanno fatto un articolo su questo vecchio sogno, perché noi suonavamo insieme da adolescenti. Cioè quello di unire in una sola cosa la bellezza insomma, della natura qui in Toscana con la bellezza della cultura, della gastronomia, e le altre arti che abbiamo noi in Italia, cioè la musica, il teatro, eccetera. Per cui l'idea di trovare un posto dove fare l'audio, la musica, la registrazione, no? In questo borgo c'è uno spazietto che faremo per diventare uno studio di registrazione, e poi di accoppiare, dare la possibilità ai musicisti di vivere qua nel frattempo, tipo un residential studio si usa in inglese, dove poter vivere qua tranquillamente in mezzo alla campagna e lavorare durante il giorno in studio, eccetera. Chiaramente questa è una struttura anche troppo grande per questo e di conseguenza sarà anche un agriturismo quando non ci saranno sessioni di produzione diciamo, di dischi. Ecco. Poi la natura qua è meravigliosa, c'è tutto bosco intorno, c'è un uliveto di 4 ettari. Sicuramente la bellezza dei luoghi sarà l'ispirazione. Assolutamente, cioè credo che per ogni musicista è il sogno di poter lavorare in un ambiente del genere, no? Soprattutto chi fa musica più tranquilla, più riflessiva. Insomma. Forse se fai rap magari non è l'ideale, però insomma, anche per loro secondo me alla fine potrebbe essere interessante concentrarsi e trovare un posto dove poter vivere la loro musica con grande concentrazione. Una dimensione insomma particolare. Assolutamente. Perché hai scelto la Toscana? La Toscana si è scelta da sola, nel senso che è una regione meravigliosa, non a caso qui è nato, la lingua italiana è nata qui, l'italianità per eccellenza, e poi comunque la natura è meravigliosa, c'è un misto di vegetazione particolare. Tra qui sono la Val di Chiana, la Val d'Orcia, eccetera, c'è una vegetazione, c'è una natura, oltre a una storia, ci sono questi borghi bellissimi, queste città bellissime
che sono meta di grande ammirazione in tutto il mondo, insomma tutti conoscono Montepulciano, Chianciano, eccetera. Per cui è bello star qui, credo che moltissimi musicisti anche stranieri saranno contenti di venire qui perché è un'icona dal punto di vista proprio, una cartolina postale in tutto il mondo. Certo, rappresenta, diciamo, è un brand che rappresenta poi l'Italia nel mondo. Assolutamente, tra le eccellenze, no? Noi abbiamo molti difetti noi italiani, di cui io da italiano che ho vissuto molto all'estero sono stato, perché mio padre era un diplomatico, per cui ho vissuto la mia infanzia all'estero, sono stato deriso per molti anni per quello che siamo noi a livello stereotipo, cioè pizza, mafia, mandolino, sì, eccetera. Però invece poi abbiamo dall'altro canto la culla, noi siamo la culla del mondo occidentale, insomma, dei romani, e la culla anche dal punto di vista culturale, nei secoli poi è successo di tutto, il Rinascimento, cioè, il Medioevo, abbiamo dei posti meravigliosi che sono stati messi su nel Medioevo, cioè, per cui nell'immaginario collettivo, soprattutto in certi paesi come negli Stati Uniti, che hanno una storia di 200 anni, sapere, insomma, quando vengono in Italia di solito le mascelle cascano per terra, tutte le dentiere, e pertanto abbiamo tanto da dare. Perfetto, senti, ricordi la prima volta che hai visto Borgo Merograno? Quali sono state le tue prime sensazioni? Dunque io quando sono venuto la prima volta sono rimasto stupito della magia del luogo, no? Perché il Merograno sta in cima a una collina che domina i boschi sotto, e da una parte si vede la parte umbra, no? La città di Castello, e dall'altra si vede Città delle Pieve, scusate, e dall'altra si vede Cetona, Castelbagno, si vede Sarteano, eccetera. Per cui sta in un posto idilliaco, dove c'è un silenzio assoluto, si sentono solo i miei asinelli, che è Ernesto De Varisto, e poi le mucche qui del vicino, eccetera. Per cui è un mondo molto particolare, dove regna l'armonia che è regolato dai tempi della natura, no? La bellezza della natura, che non dimentichiamoci la nostra madre, la madre terra. Perfetto, senti, ci puoi raccontare come hai scoperto il gruppo Great Estate? Ci sono arrivato dopo, devo dire, ero dietro un'altra situazione, verso Argiano, diciamo, Montepulciano, con la diocesi, non dovrei dire, no, sono stato 1 anno e mezzo in trattativa con la diocesi, e dopodiché mi sono detto io non posso passare la vita a fare una trattativa, perché il tempo passa e l'unica cosa che non possiamo comprare è il denaro, è il tempo, scusa, e di conseguenza troviamoci un'alternativa. E allora sono andato su internet per caso, ho detto ma fammi vedere se ci sono altre cose, perché ero entrato proprio un trip su questa. E per caso tra le prime cose che ho visto era stato un link al vostro sito, insomma, dove c'era questa proprietà che rientra nella fascia di quelle che posso permettere, perché poi avete cose molto più belle, molto più costose, ma nella fascia di ciò che potevo permettermi c'era il Merograno. E ho detto ma veramente molto bello, fammi andare a vedere, ecco, ed è nato così il rapporto. Perfetto, il tuo consulente di fiducia è stato Roberto Vigera. Vuoi raccontarci perché hai deciso di affidarti a lui per la ricerca della tua proprietà ideale? Roberto me lo sono trovato, non è che l'ho scelto io, era parte del pacchetto. Veramente credo che c'era un'altra ragazza, adesso mi ricordo, che era incinta, era al 9° mese. Chiara però diciamo ha gestito la parte venditrice. Ok, sì, ok. E Roberto invece è stato il tuo... Sì, diciamo che Chiara è stato il primo contatto, poi lei aveva giustamente un'altra cosa da fare, e il compito è passato a Roberto, con il quale sono stato nella trattativa con le venditrici, con la parte venditrice, ma con Roberto è nato subito un rapporto di schietto, perché non amo perdere, dopo aver perso 1 anno e mezzo sull'altra cosa non volevo perdere tanto tempo, pertanto ho detto subito quello che era la mia realtà, perché questa situazione si vendeva in 2 pacchetti distinti, uno con tutta la proprietà, che era una cifra molto alta per me, e una con una parte, soltanto la parte abitativa, che era bella, però dopo l'esperienza, ormai ero diventato uno specialista, avevo capito che con quel giardino, soltanto il giardino intorno,
non potevo fare l'agriturismo perché ci sono queste cose. Dei parametri, certo, dei requisiti. Bisogna sapere queste cose. Pertanto gli dissi io con questo metratura non posso fare l'agriturismo. Pertanto c'è stata una trattativa per avere più terreno e questo è durato insomma qualche settimana, qualche mese. Certo, è stato necessario fare diversi ulteriori step di lavoro, anche penso degli atti aggiuntivi diciamo all'atere rispetto a... Assolutamente, alla fine ho pagato di più di quello che pensavo, però contemporaneamente ho avuto la disponibilità anche di più terreno, soprattutto l'oliveto e il seminativo, per poter fare diciamo, le ore di lavoro che poi giustificassero l'agriturismo. Ottimo, come valuteresti l'assistenza che appunto ti è stata fornita da Roberto durante tutto l'iter della trattativa? Ottima, Roberto è stato molto ricettivo, attento alle mie richieste, ha cercato sempre di trovare la quadra, insomma, perché evidentemente non era una situazione facile, insomma, io ero disponibile a dare di più, ma avevo bisogno di tanto di più in compenso col terreno, eccetera. Lui ha fatto un po' da intermediario tra me e le venditrici e ha fatto un ottimo lavoro perché alla fine siamo riusciti a trovare un accordo. Senti, in breve, come definiresti la tua esperienza con Roberto e poi più in generale con tutto il gruppo Great Estate? Ma ripeto, Roberto forse lui non si aspettava che fosse una persona diretta, schietta, e pertanto qualche volta credo di averlo preso in contropiede, magari quando lo vedevo che rimaneva silenzioso al telefono perché diciamo, non si aspettava magari che io dicessi certe cose. Con la Great Estate invece c'è stato un ottimo rapporto, nel senso che tutto il resto, cioè la parte servizi post vendita, anche l'aiuto per fare le colture di tutte le utenze, eccetera, è stato veramente molto, molto completo. Ottimo. Paul, in conclusione della nostra intervista non mi resta che rivolgerti un'ultima importantissima domanda. Alla luce della tua esperienza, consiglieresti il nostro gruppo ad altri che come te vogliono realizzare il sogno di acquistare una proprietà di prestigio in Italia, in questo caso in Toscana? Assolutamente sì, anche perché siete un gruppo molto competente, radicato nel territorio, capace anche di gestire situazioni sia medie, immagino che il melograno sia un prodotto medio per voi, ma anche credo più grandi o più piccoli, insomma c'è una professionalità che uno si aspetta e consiglio soprattutto ai clienti che vengono dall'estero perché hanno la possibilità in voi di trovare anche un aiuto su quello che rimane diciamo, il discorso tecnico, burocratico da fare sul territorio, oltre appunto le utenze. Perché la procedura d'acquisto di una proprietà in Italia è diciamo, abbastanza dettagliata e complessa, quindi magari quando un cliente internazionale che non ha mai avuto a che fare con questa procedura ha bisogno comunque di un consulente che può... Soprattutto in prodotti così che implicano tanti terreni, tante situazioni dal punto di vista proprio burocratico, insomma, frazionamenti piuttosto che... ma anche tecnico urbanistico poi. Urbanistico, eccetera. Per cui insomma, è importante sapere di avere un'agenzia che è in grado di gestire tutti questi aspetti. Perfetto Paul, guarda, siamo stati velocissimi, la nostra intervista si conclude qui. Personalmente per me, te l'ho già detto insomma, quando ci siamo conosciuti, è stato veramente un enorme piacere poterti conoscere e intervistare. Detto ciò, ribadisco a nome mio e tutto il gruppo i nostri ringraziamenti per averci accolto nella tua casa e per aver condiviso con noi la tua esperienza con Great Estate. Quindi grazie e speriamo di rivederci presto. Piacere mio, grazie a voi tanto. Sì, mi rivolgerò a voi quando vincerò il Superenalotto, mi comprerò un altro... Vendiamo il melograno e compriamo una... Esatto, compriamo metà toscana. Ottimo, grazie Paul, grazie. Grazie a voi. L'appuntamento è alla prossima video intervista di Great Estate. A presto!